Biscotti rigati da inzuppo. Sono i classici biscotti che puoi intingere nel latte, nel tè, nella cioccolata calda e che ti rimangono perfettamente integri dal primo all'ultimo inzuppo. In questo caso sono senza glutine, senza miscele industriali e anche senza lattosio, oltre che senza maizena o farina di mais. Sono semplici da preparare e alla portata di tutti. Seguitemi in cucina e vediamo come farli. Ho iniziato versando la miscela per frolla nella ciotola della planetaria, ho aggiunto lo zucchero, il lievito per dolci, la scorza di limone, il miele e lo strutto, un pizzico di sale e ho iniziato a mescolare con la foglia. Qui sotto in info box vi metto come al solito tutta la lista degli ingredienti e nel post blog vi metterò la descrizione completa della ricetta. Dopo che la miscela ha assorbito lo strutto ho aggiunto prima l'uovo e poi il latte in due riprese. Perché sto usando lo strutto? Perché in Sicilia la frolla, quella che si usa per i biscotti o anche per le crostate, per le genovesi, per le cassate, è a base di strutto. È tipico della frolla siciliana. Rende l'impasto molto più friabile e più delicato. Se avete problemi con lo strutto, utilizzate il burro oppure utilizzate metà e metà. Non è esattamente la stessa cosa, c'è una certa differenza, però quantomeno li potete provare. Questi somigliano un po' ai biscotti Umberto, che sono dei biscotti lunghi rigati, tipici siciliani, si chiamano così perché piacevano al re Umberto, ma questi sono un pochettino più spessi e più corti. Sono sempre biscotti rigati, nel mio caso li ho fatti rigati così lo zucchero aderiva meglio. Normalmente nel panificio non lo trovate con lo zucchero granulare di sopra e questa è una mia piccola aggiunta e devo dire che mi ha soddisfatta parecchio. La miscela che ho utilizzato è quella che trovate anche sul mio libro I miei dolci senza glutine in vendita su Amazon. Qui sotto in info box vi metto il link diretto se volete dargli un'occhiata. Dopo aver preparato questa frolla che si presenta molto morbida, va messa in pellicola, appiattita e sistemata in frigo per qualche ora. La potete preparare anche il giorno prima per il giorno dopo. Poi si deve semplicemente tirare fuori dal frigo, lavorarlo un pochettino sulla spianatoia infarinata con farina di riso quando serve, in maniera tale da renderla nuovamente plastica e poi si procede con la preparazione. Utilizzate poco impasto per volta, poca frolla, non tutta perché veramente è tantissima. Potete anche preparare solo una parte di biscotti, congelare il resto della frolla e poi prepararli successivamente. Quindi ho appiattito la piccola porzione di frolla con un mattarello cercando di ottenere un rettangolo di circa 1 centimetro di spessore. Poi ho preso la classica tavoletta rigagnocchi, l'ho poggiata di sopra premendo un pochettino in maniera tale da imprimere proprio le righe. Semplicemente ritagliato dei biscotti di circa 1 centimetro di spessore, lunghi circa 6 centimetri, larghi circa 3 centimetri. Dico circa perché come vedete non ho utilizzato un righello, quindi ho fatto un po' così ad occhio. Non c'è bisogno di essere troppo precisi perché comunque si tratta di biscotti fatti in casa, biscotti da inzuppo, devono essere buoni, se poi sono anche belli meglio, ma non è, diciamo, non è lo scopo principale. Una volta ritagliati tutti questi biscotti li ho posizionati su una placca coperta di carta da forno, non serve distanziarli molto perché gonfiano veramente pochissimo. Poi ho preso tutti i ritagli di pasta frolla, ho rimpastato, ho ripetuto lo stesso procedimento, ho rifatto i biscotti proprio fino alla fine degli ingredienti. Io ne ho fatto una piccola quantità, il resto l'ho destinato ad un'altra preparazione di cui vi parlerò spero prestissimo, perché la prima prova mi è fallita, ma non demordo e continuerò a provare. Prima di infornare i biscotti li ho pennellati con un goccio di latte, io sto utilizzando latte senza lattosio, potete utilizzare anche del latte vegetale.
e poi li ho ricoperti di zucchero di canna grezzo e li ho infornati a 180 gradi in modalità ventilata per circa 20 minuti. Se dopo 20 minuti vedete che sono ancora un po' pallidini, aumentate la temperatura a 190 gradi e lasciateli un altro paio di minuti nel forno. Poi basta semplicemente lasciarli raffreddare completamente e gustarli. Sono buonissimi, provateli, lasciatemi un commento per dirmi cosa ne pensate e se li avete provati. Se la ricetta vi è piaciuta lasciatemi un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuna nuova ricetta senza glutine. Grazie per la visione e per la condivisione e alla prossima ricetta gluten free. Ciao!